Se cerchi una borsa super estiva, secondo me questo è il progetto che potrebbe farti innamorare. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme la borsa Elettra, ovvero questo progetto super sbarazzino perfetto per l'estate. È interamente realizzata in fettuccia di licra, quella che di solito si trova a pizza. È facilissima e velocissima da realizzare, perfetta sia per principianti che per esperte. Infatti per realizzare questa borsa ci basta creare i due pannelli, cucirli insieme e questo è il risultato. Io ho applicato queste frange un po' per renderla super estiva, un po' per seguire il trend del momento, ovvero le frange. Ma se per voi è eccessiva, tac, potete togliere le frange e questo sarà il risultato. Progetto semplicissimo, ho lavorato tutto a maglia bassa, ho utilizzato i manici in metallo tondi, ma si possono utilizzare anche quelli in bambù se vi piacciono per l'estate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se volete realizzarla anche voi uguale alla mia, trovate il kit materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa. Vi lascio il link come sempre sia qui sul video che nel box informazioni. Sicuramente troverete tantissime colorazioni disponibili perché sul sito di Tutti a Mano Luisa di fettuccia ce n'è quanta volete e di ogni tipo. Borsa che potete portare sia a mano in questo modo o indossandola in questo modo, oppure se non volete indossarla a mano potete tranquillamente applicare una tracollina. Vi basta mettere due moschettoni e una catena. Non l'ho né foderata né irrigidita. Per quanto riguarda la fodera inserirò un sacchetto con laccetti che trovo praticissimo per questa tipologia di progetto. Per quanto riguarda la chiusura, la trovo un po' scomoda da applicare su questo genere di borse perché quando andate ad applicare la calamita qui, una volta che la indossate tenderà sempre ad aprirsi, quindi mettete fodera a sacchetto e andate tranquille. Comunque, detto questo, non ci perdiamo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto facilissimo e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò circa 750 grammi di fettuccia in licra, una coppia di manici tondi in metallo da 15 cm, uncinetto numero 9, marcapunti, ago da lana e siamo pronti per partire con il tutorial di oggi. La nostra lavorazione partirà esattamente dal manico, quindi partiremo a lavorare dal manico fino ad arrivare alla parte bassa della nostra borsa. Io utilizzerò l'uncinetto numero 9, ma se in casa avete il 10 o l'8 va benissimo lo stesso. Io in questo caso mi trovavo benissimo con il 9. Per lavorare al meglio questa fettuccia dobbiamo renderla tubolare in questo modo e farlo è veramente semplicissimo. Dobbiamo semplicemente tirarla, quindi più la tiriamo più diventa tubolare e si lavora in modo scorrevole. Quindi vi consiglio di trasformare la pizza in un gomitolo, andate a renderla tutta completamente tubolare, poi la lavorerete. Facciamo un cappietto alla nostra fettuccia, ci teniamo il filo sull'uncinetto e ci andiamo ad inserire ovviamente all'interno del nostro manico. Ci inseriamo all'interno del manico in questo modo, prendiamo il filo e nel mentre ovviamente ci andiamo a nascondere anche la codina, quindi ci lavoriamo intorno, prendiamo il filo e facciamo la prima maglia bassa. In questo modo, ovviamente io sto realizzando lo schema basandomi sulla fettuccia che ho io. Le mie maglie basse potrebbero non corrispondere esattamente alle vostre perché tutto varia in base alla mano di lavorazione e al filato, quindi se nel vostro caso fosse necessario potete anche fare più maglie basse o meno maglie basse. Questo non influisce molto sul risultato finale, quindi tranquille. All'interno del manico dovremo lavorare 14 maglie basse totali, quindi adesso continuiamo lavorando le altre 13 maglie basse. Ok, lavorate tutte le maglie basse, a questo punto voltiamo il lavoro, facciamo una catenella
e andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi riotterremo di nuovo 14 maglie basse. Partiamo dal primo punto, ci inseriamo prendendo tutta la catenella e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa e procediamo così per tutta la riga. Ultimo punto, ultima maglia bassa. Ok, a questo punto voltiamo di nuovo il lavoro, facciamo una catenella e in questa riga procederemo alternando un aumento ed una maglia bassa. Partiamo dal primo punto dove lavoreremo l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Inserisco, lavoro la prima maglia bassa, mi inserisco nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa singola, quindi mi inserisco e lavoro una sola maglia bassa. Punto successivo, aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto e procedo così per tutta la riga. Ultimiamo la riga con una maglia bassa singola. In questo modo ora voltiamo il lavoro, facciamo la catenella e in questa riga andremo a lavorare i punti come si presentano, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi ci inseriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e lavoreremo una maglia bassa in ogni punto. Lavoriamo anche l'ultimo punto. In questo modo ora voltiamo il lavoro, facciamo sempre la catenella e in questa riga andremo ad alternare aumento e 2 maglie basse singole. Partiamo con l'aumento, facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, una e 2, e poi una maglia bassa singola nei 2 punti successivi, una e 2. Di nuovo aumento nel punto successivo, 1 e 2, e poi una maglia bassa singola nei 2 punti successivi e continuiamo così per tutta la riga. Bene, terminato anche questo giro, a questo punto procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, ma nel punto centrale, ovvero nella zona centrale del nostro pannello, andremo a creare un aumento. Quindi abbiamo 28 maglie di base, noi in questa prima riga andremo a dividere a metà queste maglie, quindi avremo 14 e 14. Giriamo intanto il lavoro, facciamo una catenella e iniziamo a lavorare una maglia bassa nei 14 punti sottostanti. Una volta che avremo lavorato questi primi 14 punti, facciamo una catenella e poi procediamo lavorando una maglia bassa negli ultimi 14 punti restanti. Questa catenella ci servirà nei giri successivi per andare a creare l'aumento. Quindi ora procedo ultimando la mia riga. Una volta che avremo terminato anche questa riga, possiamo segnarci lo spazio di una catenella, quindi esattamente in questo punto qui.
Noi continueremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto, ma esattamente nello spazio di una catenella andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. In questo modo creeremo l'aumento nella parte centrale che ci permetterà comunque di ingrandire leggermente la nostra borsa. Quindi ora voltiamo il lavoro. Facciamo una catenella e procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante esattamente fino al marcapunti, quindi dove abbiamo fatto la catenella. Qui abbiamo la catenella, togliamo il marcapunti, ci inseriamo proprio nello spazio, quindi dobbiamo avvolgerla questa catenella, ci inseriamo, facciamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa all'interno tutto dello stesso spazio e andiamo a riposizionare il marcapunti esattamente nella catenella che abbiamo lavorato ora, in modo da capire dove dobbiamo andare a fare l'aumento nel giro successivo. Ora procediamo lavorando una maglia bassa nei punti restanti. Terminata questa riga non dovremo far altro che ripetere lo stesso procedimento, quindi si volta il lavoro, si fa una catenella e si procede lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante dove abbiamo il marcapunti, quindi nello spazio di una catenella si lavora una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa ed una maglia bassa nei punti restanti. Questo procedimento lo dovremo ripetere fino ad ottenere 5 righe totali con questo procedimento, il che significa che a partire dalla prima riga che abbiamo fatto facendo la catenella di separazione dovremo avere 5 righe. Al momento ne abbiamo lavorate 2, quindi ne restano altre 3. Qui in alto vi lascerò il totale di righe, quindi queste 5 righe insieme alla misura in centimetri che corrisponde esattamente proprio a questo numero di righe. In questo modo potrete regolarvi se non vi trovate con il numero di giri. A questo punto quindi andiamo a lavorare tutti i giri e poi ci ritroviamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 5 righe di aumenti centrali, qui ho agganciato il nuovo filo perché avevo terminato la prima rondella di fettuccia. Questi 5 giri, queste 5 righe con gli aumenti centrali corrispondono esattamente a circa 8 centimetri. Solo questa zona qui corrisponde a 8 centimetri. Se vogliamo calcolare tutto il pannello, al momento siamo a 14 centimetri. L'ultima riga corrisponde esattamente a 37 punti di base, catenella compresa, quindi adesso procederemo con delle righe lavorando i punti così come si presentano, quindi non faremo né aumenti né diminuzioni. Quindi volto il lavoro, faccio sempre la catenella per alzare il lavoro e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Normalmente, come abbiamo fatto finora, ovviamente quando arriveremo in questo punto dove abbiamo la catenella, che se siete alle prime armi vi consiglio di segnare con un marcapunti, anche in quel punto andremo a lavorare una maglia bassa. Comunque in ogni caso vedete che qui abbiamo tutte le asoline, noi dobbiamo lavorarle tutte. Come vi ho detto io ho 37 punti di base, quindi al termine di questa riga avrò sicuramente 37 maglie. Voi contate i punti che avete, in base a quel numero di punti calcolate che al termine del giro dovrete ottenere lo stesso numero di punti. Ok, terminato anche questo giro, voltiamo il lavoro e dovremo ripetere lo stesso identico procedimento, quindi lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi giro il mio lavoro, catenella iniziale e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questo procedimento lo dovremo ripetere per un totale di 5 righe, quindi inclusa questa e quella che abbiamo già lavorato saranno 5, quindi quella che abbiamo terminato poco prima è la prima, questa è la seconda e ne mancano altri 3. Qui in alto comunque vi lascerò sia
il numero totale di righe, quindi 5, insieme alla misura in centimetri, così potete regolarvi meglio se non vi trovate con i giri. Procederemo ovviamente lavorando i punti così come si presentano, quindi nel mio caso 37 punti di base per un totale di 5 righe. Quindi lavoriamo tutte queste righe e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Lavorate le 5 righe che corrispondono ad 8 cm. A questo punto abbiamo terminato la lavorazione del pannello, quindi ho già tagliato il filo, lo tiro fuori e lo vado a bloccare all'interno della lavorazione. Ovviamente ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello, quindi il procedimento del secondo pannello sarà identico a questo e poi ci rivedremo per vedere come andare ad assemblare il tutto. Questa borsa non comprenderà giro borsa, quindi saranno cuciti 2 pannelli insieme. Lavorati entrambi i pannelli, a questo punto andiamo ad assemblarli insieme. Per prima cosa dobbiamo andarci a definire la zona di cucitura, ovvero i punti che andremo a cucire e quelli che lasceremo liberi. Ovviamente non andremo a completare la cucitura fino al manico perché altrimenti l'apertura sarebbe troppo stretta, quindi ci teniamo delle righe libere in modo da ampliare comunque l'apertura della nostra borsa, e questo è comunque a piacere. Io ovviamente vi darò delle indicazioni, ma voi siete libere comunque di modificare l'apertura. Quindi ci aiutiamo con dei marcapunti. Io lascerò libere le prime 4 righe di lavorazione che abbiamo sul pannello, quindi noi andiamo a contare da questa riga 1 2 3 4 e nella quarta riga mettiamo il marcapunti, così sappiamo che questa zona qui resterà libera. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato, quindi contiamo 1 2 3 4, nella quarta mettiamo il marcapunti e ripetiamo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello, ovviamente. Quindi contiamo 1 2 3 e 4 e mettiamo il marcapunti, 1 2 3 4 e mettiamo il marcapunti. La cucitura la faremo dal rovescio del lavoro, quindi dovremo posizionare i nostri pannelli dritto contro dritto, quindi questo è il dritto di questo pannello e questo nel mio caso è il dritto di questo pannello, quindi vado a girarlo in questo modo. Una volta fatto questo partiremo ovviamente a cucire dalla zona dove abbiamo messo il marcapunti e faremo tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti successivo. Quindi ci prendiamo la fettuccia, stesso uncinetto, io mi faccio un cappietto per comodità, ma potete anche non farlo. Abbiamo detto che il punto marcato non sarà cucito, quindi partiamo dal successivo. Mi inserisco in questa solina che vedo ed ovviamente devo inserirmi nel punto frontale. Mi inserisco comunque sempre nella solina, non vado a prendere il punto completo perché in questo modo creerò anche un po' di profondità. Quindi entro in questo modo, prendo il filo, lo tiro fuori e faccio una catenella. In questo modo avrò bloccato il primo punto e il filo. Procedo, vado nel punto successivo, quindi nella riga successiva, prendo solo una solina e faccio lo stesso anche con il punto frontale del pannello frontale. Quindi esattamente questo punto qui, entro, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Andrò a cucire a maglia bassissima. Se preferite potete anche evitare la lavorazione all'uncinetto e fare la cucitura con l'ago da lana se vi viene più semplice e comodo. Punto successivo, prendo la solina, punto successivo, prendo la solina, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e dovrò comunque cucire tutto il mio pannello in questo modo. Quando arriviamo nell'angolo facciamo una catenella per ammorbidire la cucitura e poi procediamo unendo le asoline. Qui abbiamo comunque i punti
interi, entriamo solo nella metà catenella verso di noi, nella metà catenella esterna del punto frontale, in questo modo, e facciamo una maglia bassissima. Procediamo in questo modo per ogni punto. Poi quando arriviamo nell'angolo ripetiamo, facciamo una catenella e poi andiamo a cucire l'altro lato esattamente come abbiamo fatto su questo, e lo faremo ovviamente fino ad arrivare al marcapunti. Ok, terminata tutta la cucitura, sono arrivata al marcapunti. A questo punto ho terminato, quindi posso tagliare la fettuccia, la vado a bloccare attraverso le maglie ed avrò concluso. A questo punto dobbiamo andare a rovesciare il nostro lavoro, perché questo è il rovescio del lavoro, la cucitura dovremo mandarla all'interno, quindi rovesciamo il tutto. Questo sarà il risultato, una borsa bella, capiente, super estiva, ma io non ho terminato qui perché voglio applicare delle frange lungo tutta la base, perché comunque mi è avanzata un bel po' di fettuccia, quindi posso crearle. Ovviamente nel kit avrete il quantitativo preciso proprio per realizzare la borsa così come ve la mostro, quindi frange comprese, quindi tranquille. Le frange le andremo ad attaccare esattamente in queste asoline che abbiamo libere qui, proprio perché abbiamo cucito i pannelli in costa. Andiamo quindi a ritagliarci dei pezzi di filo che andremo ad annodare proprio qui sulla base. Calcolando che abbiamo 37 punti di base, dovremo tagliare 37 pezzi di filo. Ovviamente se avete più maglie o meno maglie vi regolerete con quelle. Io ho tagliato dei pezzi di filo da circa 55 cm, ma anche questo può variare in base ai vostri gusti, quindi se volete delle frange più lunghe taglierete dei pezzi di filo più lunghi, se le volete più corte taglierete dei pezzi di filo più corti. Calcolate che la misura del filo deve essere il doppio della misura che volete ottenere, quindi nel mio caso questo sarà il risultato. Vedete che vengono comunque un pochino lunghe, poi semmai le regolerò dopo, però intanto le faccio così lunghe. Quindi ci tagliamo dei pezzi di filo, li andiamo ad annodare, ora vi faccio vedere come. Li mettiamo a doppio, vedete che qui abbiamo le metà catenelle libere, noi ci inseriamo con l'uncinetto prendendo entrambe le metà catenelle, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'esterno e poi andiamo ad annodare la nostra frangia in questo modo. Andremo a ripetere lo stesso procedimento per ogni punto, quindi ci rivedremo al termine. Una volta che avremo applicato tutte le frange, la borsa non sta nell'inquadratura perché sembrava piccolina ma in realtà è bella grande, bella capiente. Comunque questo è il risultato finale. Io sono super soddisfatta perché la borsa di per sé è veramente semplicissima, facilissima e velocissima da realizzare, ma il risultato finale è veramente wow per l'estate. Io me ne sono innamorata. Ovviamente se preferite una borsa più semplice potete evitare tranquillamente il passaggio delle frange. Io le ho messe per rendere la borsa un po' più sbarazzina per l'estate, ma la borsa è bellissima anche senza frange, ve lo posso assicurare. Ovviamente non ho applicato né chiusura né fodera. Per quanto riguarda la fodera applicherò semplicemente
il sacchetto all'interno perché penso che sia il tipo di fodera che è più adatto per questo tipo di borse. Per quanto riguarda la chiusura, evito di mettere il bottone magnetico perché una volta che si indossa, che si tiene per i manici, la borsa tende ad aprirsi con la chiusura magnetica, a meno che non la mettete proprio bassa bassa. Quindi semplicemente si applica una fodera a sacchetto all'interno, quindi quelle con i laccetti. Quindi questo è il risultato. Potete tranquillamente replicarla anche più grande, quindi in quel caso andate ad aumentare il numero di giri di aumenti fatti all'inizio e poi comunque andate un po' ad aumentare il tutto in generale, ma secondo me è più probabile che vogliate farla più piccola, quindi in quel caso dovrete semplicemente lavorare magari meno punti sul manico e di conseguenza lavorare meno aumenti. Tutto qui, è molto semplice in realtà, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se volete realizzarla anche voi trovate il kit e materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Sicuramente sul sito troverete tantissime colorazioni disponibili, quindi detto questo continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!